Ciao e benvenuto! In questo video ti mostrerò il dietro le quinte di come creo una delle mie illustrazioni. In questo momento sto impostando la struttura del volto e sto cercando anche di dargli un'espressione, ti sto un po' aggiustando e ho un'idea generale, però molti dettagli non li ho ancora decisi, quindi lo scopriremo in corso d'opera. Vado anche a spostare la composizione se c'è bisogno e adesso posso cominciare a fare la line art con un altro pennello che, come vedi, è un pochino grezzo, sempre un po' questa idea di matita che a me piace molto, però è più nitido rispetto a quello che uso per la bozza di base, in modo che posso andare a fare un po' di dettagli in più. Importante secondo me quando già solo si comincia a fare il disegno e a decidere la line art è quella di avere chiara un po' la struttura, i volumi, la geometria di quello che stiamo disegnando, di non pensare che il foglio sia qualcosa di piatto, ma di andare a quasi scolpire gli oggetti prima con le linee e poi anche con il chiaroscuro, le ombre e le luci. Ora cominciamo a un po' di colori. Intanto definisco il contorno del personaggio, aggiungendo anche qualche dettaglio già per i capelli. Metterò uno sfondo, ma anche solo una sfumatura, che mi darà l'idea del tipo di atmosfera che ci sarà nell'immagine. A questo punto comincio ad aggiungere un po' di colori. Sempre colori piatti, però mi danno già un'idea sempre. Sto cercando di restare più o meno con i colori che ho scelto per lo sfondo, di non usare troppo arcobaleno, esplorare e creare un mix che diventa tutto e niente. Se hai domande o curiosità, commenta sotto questo video e ti risponderò nei prossimi video e sceglierò gli argomenti anche tra i vostri commenti e le vostre domande proposte, quindi scrivi quello che vuoi, domanda quello che vuoi. Li farò blu, per qualche motivo mi capita spesso di scegliere il blu come colore dei capelli per i soggetti che disegno. È una cosa istintiva, onestamente non so perché vado sempre a scegliere questi toni o blu, arancione o rossi. Di ombre, se non altro abbozzate, e a studiare un pochino che tipo di luce ci può essere in questa immagine per dargli l'enfasi che ho in mente. Ma può darsi che in corso d'opera cambio idea e tiro fuori qualcosa di diverso. Anche delle luci, le segno a posto per le luci e voglio capire se poi la luce del volto, se l'aspetto del volto e l'espressione avranno un senso, saranno interessanti da vedere e solo dopo vado a rifinire tutto. Della luce, dalle condizioni dell'ambiente e tutto il resto,
avere un'idea dei volumi, quindi dei punti che vengono fuori, che sono più lucidi, aiuta tantissimo, perché può non piacerci qualche dettaglio, qualcosa che magari stiamo impostando, però a livello, diciamo, tecnico, di rendere un oggetto in maniera tridimensionale con le ombre e le luci, faremo quello che va fatto, insomma, per renderlo realistico. E questa secondo me è la parte più importante. Io spesso perdo più tempo a controllare queste cose piuttosto che trovare una bella luce o una cosa particolare da disegnare. Metterò la mia fonte di luce effettiva e ho deciso che sarà una luna. Non chiedetemi perché sta lì a galleggiare, questo lo lascio interpretare a voi. Sarà comunque l'oggetto più luminoso, quindi la fonte di luce principale di tutta l'immagine. Ho usato il simpatico Color Dodge, colore scherma in italiano, per questi aloni luminosi, e vado anche a mettere un po' di riflessi, comincio a prendere appunti su dove è la luce, il punto luce poi sul volto del personaggio. E adesso comincio ad impostare le zone di luce, ma più leggere, che non sono così lucide. Continuando ad aggiungere strati di ombre, e man mano cambio anche il colore, dato che le zone di luce e le zone di ombra si comportano diversamente quando si tratta dei colori, e in generale usare le ombre un po' più fredde aiuta parecchio in diverse situazioni. Abbozzando i volumi, mi interessa che sia tutto giusto, gradevole, scolpito nel modo più corretto possibile. Un lungo processo di rifinitura, quindi comincio a mettere dettagli nei punti luce, ripulire, rifinire, ritoccare finché non sono soddisfatta e l'immagine non ha l'impatto che avevo in mente.
modificare un po' il colore della line art, voglio vedere se riesco a fonderla un po' meglio con il disegno. Un po' di dettagli sui capelli per non farli proprio così scolpiti, e metto qualche capello volante, qualche ciocca più sottile, è proprio dipinta sopra su un livello a parte. A volte ci sono piccoli dettagli che sballano in maniera globale la nostra immagine, e in questo caso non avevo messo il punto luce sulle iridi degli occhi e sono andata a metterlo, e già il risultato mi è parso completamente diverso. Questo procedimento di pulizia all'infinito, e cerco a quel punto di chiuderla, quindi di mettere solo quei piccoli dettagli che effettivamente gli danno un miglioramento e lasciar perdere tutto il resto, anzi alla fine mi piace lasciare grezzo qualcosa. Spero che questo video ti sia piaciuto, mi raccomando commenta con le cose che vorresti la prossima volta, iscriviti così non ti perdi gli aggiornamenti ai prossimi video, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!